Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ti mostro come preparare delle pizzette soffici ed alveolate proprio come quelle del panettiere grazie all'autolisi. L'autolisi ti permette di ottenere un impasto gestibile e con un'alta idratazione pur utilizzando una semplice farina 00. Per prima cosa mescola la farina con l'acqua, devi ottenere un impasto piuttosto grezzo. In questa fase non serve impastare eccessivamente poiché sarà il riposo a permettere lo sviluppo del glutine. A questo punto lascia riposare l'impasto a temperatura ambiente coperto con pellicola dalle 2 alle 6 ore. Trascorso il tempo di riposo, come puoi notare l'impasto è diventato molto più elastico e avrà sviluppato la maglia glutinica. A questo punto sciogli il lievito nell'acqua e aggiungilo poco per volta all'impasto. In questo caso per impastare io utilizzo un frullatore, ma puoi impastare anche a mano o con una planetaria. Quando l'impasto avrà assorbito tutta l'acqua, aggiungi per ultimi l'olio e il sale e continua ad impastare per circa 10 minuti. L'impasto sarà pronto quando diventerà lucido, gonfio e si staccherà dalle pareti. Versa l'impasto sul piano da lavoro unto con un pochino di olio e fai delle pieghe come ti mostro nel video, basteranno circa 6-7 pieghe. Dopodiché lascia riposare l'impasto coperto per 20 minuti. Trascorso il tempo di riposo, ripeti nuovamente le pieghe. Chiudi l'impasto formando una palla e lascialo lievitare o a temperatura ambiente per circa 8 ore, oppure, come nel mio caso, prima 2 ore a temperatura ambiente e successivamente per circa una notte in frigorifero. Il tempo varia dalle 12 alle 24 ore di riposo. Il giorno dopo ho tolto l'impasto dal frigo, l'ho lasciato prima 2 ore a temperatura ambiente, dopodiché l'ho diviso in 5 pezzi e ho formato delle palline. Essendo un impasto molto idratato tenderà ad attaccarsi un pochino alle mani, quindi io ti consiglio prima di maneggiare l'impasto di inumidire leggermente le mani con acqua. Ho adagiato le palline distanziate su una teglia cosparsa di semola, dopodiché ho riposto la teglia in forno spento e ho lasciato lievitare l'impasto fino al raddoppio. Nel mio caso ci sono volute circa 2 ore. Nel frattempo ho mescolato il concentrato di pomodoro con 3 cucchiai di acqua e l'olio extravergine di oliva. Se preferisci puoi utilizzare al posto del concentrato di pomodoro anche della semplice passata. Dopodiché ho steso l'impasto e ho aggiunto il concentrato di pomodoro e l'origano. Ho aggiunto anche le olive. Se preferisci puoi aggiungere anche delle acciughe o dei capperi. Ho aggiunto un pochino di olio extravergine di oliva e ho infornato in forno statico a 200 gradi per circa 20 minuti. E questo è il risultato. Il procedimento dell'autolisi è un pochino lungo, richiede un po' di pazienza,
però ne vale davvero la pena perché si ottengono delle pizze soffici ed alveolate e soprattutto molto leggere. Infatti, come puoi notare, sulla base sono presenti tanti forellini. Questo è indice di un'ottima lievitazione. Io ti ringrazio per la visione, ti invito ad iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!